Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, il vostro angolo di fiducia dove scandagliamo con calma, ma senza perdere neanche un dettaglio, le notizie che arrivano dal dorato, e talvolta turbolento, universo dello spettacolo turco. Se siete qui è perché amate le storie vere, raccontate con passione, con quella cura certosina che permette di cogliere le sfumature che spesso sfuggono ai titoli a caratteri cubitali. Oggi ci occuperemo di una notizia che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. L'attore Burak Özçivit, volto amatissimo dalle fan di tutto il mondo, avrebbe acquistato una casa nuova di zecca per la sua cara amica e collega Neslihan Atagul. Un gesto che, interpretato con la giusta lente di ingrandimento, dice molto più di 1000 comunicati stampa su quanto possano essere solidi e profondi alcuni legami nati sul set. Prima di immergerci in questa vicenda, vi ricordo, con la stessa sincerità di sempre, che il vostro sostegno è la linfa vitale di questo progetto. Un pollice in su, l'iscrizione al canale e, per chi desiderasse fare un passo in più, il pulsante abbonati sono strumenti semplici ma potentissimi per permettermi di continuare a offrirvi contenuti che richiedono ore di ricerca, scrittura, fact-checking e montaggio. Detto ciò, mettetevi comodi con la vostra bevanda preferita, perché quello che stiamo per raccontare non è il solito pettegolezzo lampo destinato a spegnersi in un fine settimana, è una storia che intreccia amicizia, solidarietà e, sì, anche un pizzico di mistero. Un'amicizia nata sul set e rafforzata dal tempo. Per capire appieno la portata del gesto di Burak, bisogna riavvolgere il nastro e tornare ai giorni in cui lui e Neslihan lavoravano fianco a fianco nelle produzioni televisive che li hanno consegnati alla notorietà internazionale. Il primo grande incontro professionale risale alle riprese di Kara Sevda, la serie che ha letteralmente invaso le piattaforme di streaming grazie a una perfetta alchimia tra melodramma e thriller romantico. Quei mesi intensi, vissuti tra set all'aperto, prove in notturna e lunghe pause caffè in cui si discuteva di copioni, passioni personali e sogni futuri, hanno cementato un rapporto di complicità che oggi si manifesta in gesti concreti, al di là delle luci di riflettori e red carpet. Burak Özçivit ha sempre coltivato l'immagine del ragazzo d'oro dello star system turco, buona educazione, gentilezza con i fan, una disciplina ferrea sul lavoro e, non da ultimo, un cuore generoso testimoniato da svariate iniziative benefiche. Ricorderete quando, qualche anno fa, organizzò un'asta di cimeli di scena per finanziare la costruzione di una biblioteca scolastica nella sua città natale. Neslihan, dal canto suo, è una professionista stimata, osannata per la versatilità con cui si muove tra ruoli drammatici e interpretazioni più leggere, senza perdere quel tocco di umanità che la rende estremamente avvicinabile agli occhi del pubblico. È proprio per questo che la notizia della casa donata ha scaldato i cuori di milioni di spettatori, 2 stelle che, pur brillando di luce propria, non dimenticano l'importanza di sostenersi a vicenda. Il contesto dietro il grande regalo. Le informazioni trapelate parlano di una fase complicata, attraversata da Neslihan. A detta di persone molto vicine all'attrice, ma senza addentrarsi nei dettagli. La scelta di non divulgare la natura precisa delle difficoltà di Neslihan è stata accolta con rispetto dalla stampa più attenta, che ha riconosciuto il diritto alla riservatezza quando si tratta di faccende personali. Tuttavia, dai frammenti ricostruiti, si ipotizzano impegni lavorativi interrotti per questioni di salute e la necessità di trovare un luogo sereno in cui ricaricare le batterie. In questo contesto, la decisione di Burak non appare come un semplice regalo, ma come un atto di premurosa protezione, creare uno spazio sicuro, lontano dalla frenesia di Istanbul, dove la sua amica possa ritrovare equilibrio. Secondo indiscrezioni, l'abitazione si troverebbe sulla costa anatolica, in una zona caratterizzata da spiagge tranquille e villaggi di pescatori, lontani dai circuiti turistici di massa. Immaginate una casa su 2 livelli dalle linee contemporanee, ampie vetrate con vista sul mare e un giardino popolato da pini marittimi che profumano di resina al tramonto. Alcuni artigiani locali sarebbero già al lavoro per personalizzare gli interni con materiali naturali, pietra, legno di cedro, tessuti a mano dalle cooperative della zona. Un ambiente concepito per accogliere familiari e amici in un clima di sobria eleganza, dove il ronzio delle telecamere è sostituito dal fruscio del vento tra le foglie. La reazione del pubblico e dei media. La stampa generalista ha titolato a caratteri cubitali,
Burak Oshivit compra casa a Neslihan Atagul, amicizia o qualcosa di più? Domanda prevedibile, destinata ad alimentare discussioni infinite sotto i post di fanpage e blog specializzati. Eppure, leggendo tra le righe, la maggior parte degli ammiratori sembra aver colto il lato umano dell'iniziativa. Nei primi 24 ore la notizia ha generato oltre 5.000 articoli online in 5 lingue diverse, mentre su X, l'ex Twitter, l'hashtag cancelletto Burak for Neslihan ha scalato la classifica dei trending topic globali, alimentato da una catena di messaggi in cui si esaltava il valore dell'amicizia in tempi di cinismo. Il talk show serale più seguito in Turchia ha dedicato un segmento di quasi mezz'ora al caso, invitando psicologi, sociologi della comunicazione e persino un architetto del paesaggio per analizzare non soltanto l'aspetto sentimentale ma anche il simbolismo del rifugio sul mare. L'architetto ha spiegato che regalare una casa non è solo trasferire un bene materiale, è offrire un orizzonte, un tetto che diventa metafora di protezione, un luogo dove poter riposizionare la propria identità lontano da etichette e pressioni sociali. Solidarietà dietro le quinte, un fenomeno non isolato. Sebbene il caso di oggi abbia toccato corde emotive particolari, non si tratta di un episodio isolato. Gli addetti ai lavori sanno che l'industria dello spettacolo turca, pur competitiva e complessa, spesso si muove sull'onda di legami sinceri. Ricordiamo quando, qualche stagione fa, un gruppo di attrici raccolse fondi per pagare le cure mediche di un direttore della fotografia malato, o l'episodio in cui un noto regista rinunciò a una parte del suo compenso per garantire continuità al progetto di una collega rimasta senza sponsor. In questo mosaico di gesti di solidarietà, il regalo di Burak si inserisce con forza, amplificato dalla risonanza mediatica che inevitabilmente accompagna due star del loro calibro. Possibili scenari futuri. Che cosa succederà adesso? Le ipotesi si sprecano. Alcuni fan scommettono su una nuova collaborazione artistica tra i due, magari una pellicola indipendente da girare proprio nei dintorni della nuova residenza, sfruttando panorami mozzafiato che ben si prestano a storie di rinascita personale. Altri ipotizzano la nascita di una fondazione comune, visto che Burak e Neslihan hanno entrambi mostrato sensibilità verso temi sociali. Lui si è speso per l'istruzione nelle aree rurali, lei per la tutela dei diritti degli animali e per il sostegno ai pazienti affetti da malattie rare. Una fondazione congiunta potrebbe canalizzare risorse e visibilità in progetti a medio e lungo termine, trasformando un gesto privato in un programma di impatto collettivo. Il silenzio eloquente dei diretti interessati. Nonostante il clamore, né Burak né Neslihan hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. I loro profili social mostrano foto di scene di vita quotidiana, un tramonto sul Bosforo, un libro sfogliato in veranda, senza alcun riferimento all'acquisto dell'immobile. Questo silenzio, in apparente contrasto con la logica di un'epoca dominata dalla sovraesposizione, trasmette un messaggio preciso: i sentimenti autentici non hanno bisogno di palchi virtuali per trovare conferma. A volte basta un gesto concreto, come un mazzo di chiavi consegnato a chi sta attraversando un momento difficile. Riflessioni finali e invito al confronto. Arriviamo così alla conclusione di questo approfondimento, consapevoli che la storia non termina qui. Le grandi narrazioni di amicizia e sostegno reciproco si sviluppano nel tempo, lontano dai flash di un momento. Personalmente trovo che la scelta di Burak, indipendentemente dalle motivazioni che l'hanno mossa, sia una lezione di empatia. In un settore spesso accusato di superficialità, emerge un esempio di umanità concreta. Mai come adesso, abbiamo bisogno di questi racconti, non per idolatrare celebri volti, ma per ricordarci che dietro lo scintillio dei riflettori battono cuori capaci di grande generosità. Ed è proprio qui che vorrei ascoltare la vostra voce. Che ne pensate di questo dono? Vi sembra un segnale di profonda amicizia o pensate ci sia sotto altro? Come si colloca, secondo voi, questa vicenda nel più ampio dibattito sul diritto alla privacy delle celebrità? Lasciate un commento con le vostre riflessioni, li leggerò uno per uno e, come sempre, sarà un piacere confrontarsi con la vostra sensibilità. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di sostenere il canale con un mi piace e, se ancora non l'avete fatto, cliccate su iscriviti per non perdere i prossimi contenuti. Per chi desiderasse accedere a Dietro le Quinte esclusivi, Q&A mensili e live dedicate,
C'è sempre il pulsante abbonati, un modo per entrare nel cuore pulsante di questa community. Io vi ringrazio di cuore per la preziosa compagnia e vi do appuntamento al prossimo video, dove continueremo a navigare insieme tra storie, volti e curiosità del vasto panorama televisivo turco. A prestissimo!